Zod, una creatura assai misteriosa nel mondo di Berserk. Dai soldati e mercenari viene chiamato Nosferatu da 300 anni. Di informazioni riguardo all'apostolo più amato da tutti ce ne sono pochissime. Possiamo ricorrere al suo passato solo tramite menzioni e intuizioni. Tuttavia, noi abbiamo cercato di ricostruire un suo ipotetico passato anche tramite il suo aspetto e il suo abbigliamento. Partiamo col fatto che Zod nella sua trasformazione ha delle fattezze bestiali. Molti lo associano alla figura del Minotauro per via delle gigantesche corna e degli zoccoli. Abbiamo notato che in assenza delle proprie corna, la testa di Zod assomiglia a quella di un leone. Vi ricorda qualcosa? In una vignetta del capitolo 277, Sonia, dopo aver riferito a Zod la profezia che lo avrebbe portato a unire le forze con Guts, chiama l'apostolo con l'appellativo di Leone Nero. Nella versione italiana viene chiamato Cinghiale Nero. Il bello di quando fai le teorie, di quando cerchi di dare valenza a delle ipotesi, è che vai a spulciare tutto, no? Vai a controllarti le tavole originali, se vuoi fare un lavoro certosino quantomeno. E poi vengono fuori queste cose. Ora, mettiamo un attimino da parte la questione delle teorie, facciamo finta che stiamo parlando di altro. La questione è questa: noi abbiamo controllato la collection serie nera, la maximum, e su tutte c'è questo cavolo di errore. Non abbiamo avuto modo di controllare la versione sottiletta, ma capirete, se su queste già c'è, figuriamoci su quella più vecchia. Il fatto è questo, che può sembrare un errore da poco, può sembrare una cagata, in effetti perché dargli tanta importanza? Al di là del fatto che questa informazione serva alla nostra teoria, lo vedrete fra poco, Miura, chiamando Zod Leone Nero, ha voluto omaggiare una vecchia opera del maestro Gonagai del 1978, se non sbaglio, appunto Leone Nero. Ora, va bene, può essere solo un omaggio, però potrebbe anche velare o sottintendere una verità, lo vedremo fra poco, ma la questione fondamentale è questa. Noi lettori siamo stati privati di questa informazione, non abbiamo potuto vedere questo omaggio che Miura ha fatto al maestro Gonagai. Tutto perché? Perché è stato tradotto male. La cosa che mi fa però veramente incazzare è che se voi andate a leggere le scan, trovate la versione giusta, Leone Nero, perché le scan, chi produce le scan, traduce dall'inglese e solitamente nella versione inglese non ci sono degli errori di traduzione, o meglio, fino adesso non l'abbiamo mai riscontrati. Ora, che cosa abbiamo fatto per comprendere se effettivamente c'era un errore? Abbiamo chiamato il nostro buon Aki, gli abbiamo dato la tavola originale e gli abbiamo chiesto gentilmente di leggerla. Aki, beh? Ciao Donny, allora la vignetta dice Jane Kuroshishi-san. Jane significa in giapponese ciao o alla prossima. Kuroshishi-san, quindi Kuro, nero, Shishi, leone in maniera un po' più regale, e San, quindi signore, quindi signor Leone Nero. Quindi la versione italiana è sbagliata perché comunque hanno tradotto Shishi come Inoshishi, che significa cinghiale, mentre Shishi abbiamo detto che è la versione regale di leone, e quindi confermo la versione inglese. Ciao a tutti! Quindi potremmo definire Zod un leone alato con le corna? Non esattamente. Più che altro possiamo dire che si tratti di una chimera. E queste creature avevano fattezze di leone, di capra, di serpenti e draghi nella mitologia greca. Una cosa che qui ci ha incuriosito è il fatto che Zod combatte unicamente con la spada quando si incontra con degli umani. Presumibilmente è solo una parte del suo carattere, per mettere alla prova il suo avversario, per poter vedere se dovrà trattenersi o no. E parlando delle sue spade, la loro forma tende ad essere sempre uncinata e di grandi dimensioni. Quella che utilizza nella sua prima apparizione e quella che ruba ai Kushan sono chiamate Ramdao, delle gigantesche spade a due mani che venivano utilizzate dagli Indù nei sacrifici animali, in onore della dea Kali. Questi rituali comportavano un sacrificio di sangue e venivano offerti principalmente ai bufali, per commemorare l'uccisione del bufalo demone Manisha. Esso poteva cambiare forma da umano a bufalo. Inoltre voleva combattere solo con individui maschi e disprezzava le femmine. Perse la vita nel combattimento ingaggiato con la dea Durga. È possibile dunque che Miura si sia ispirato a questa storia per l'aspetto e il comportamento di Zod. L'arma che lanciò a Guts e quella che possiede in questo momento
assomigliano per lo più a delle mannaie. Anche il suo abbigliamento con pellicce di animali può ricondurlo al periodo delle invasioni barbariche. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Berserk Theory. Allora, oggi cerchiamo di analizzare un personaggio per eccellenza, ovvero Zod. Detto l'immortale, detto Nosferatum Zod, il personaggio forse più amato e più misterioso dopo il Cavaliere del Teschio di tutta l'opera. Dunque, il problema purtroppo è proprio questo. Abbiamo pochissime informazioni su Zod, quasi inesistenti per quanto riguarda il suo passato. Miura non ci ha dato nessun tipo di indizio su cui lavorare. Così abbiamo tentato di fare delle indagini in due direzioni per vedere se magari qualcosa riuscivamo a trovare. Quindi abbiamo provato a fare delle analisi per quanto riguarda fattezze e vestiario di Zod, quindi cercare di collocarlo in un periodo storico per vedere se magari, ma niente da fare, anche lì zero. Così l'altra ricerca che abbiamo fatto è stata un po' di vedere se riuscivamo a capire qualcosa in base alle armi che Zod utilizza. E purtroppo lì è stato ancora peggio, perché cercare di analizzare le armi per capire se c'è qualche attinenza con qualche periodo storico è stato un macello peggiore, perché si apriva un oceano immenso e poi date e periodi non combaciano. Così abbiamo potuto solo unicamente lavorare su gli unici due punti che vengono detti nell'opera e nient'altro. Dunque, il primo punto è questo. Noi sappiamo che a Sant'Albione Zod dice al Cavaliere del Teschio: tutto sta procedendo come nel passato. Quindi questo vuol dire che Zod all'epoca, quando è nato il predecessore di Griffiths, era presente. Questo significa che lui era già un apostolo all'epoca, perché se è stato un testimone di questa festa della rinascita antica, con molta probabilità lui già in quel periodo era un apostolo. Quindi questo significa che Zod sicuramente deve avere più di 1000 anni, perché se la prima festa della rinascita è avvenuta 1000 anni prima e lui già era un apostolo, vuol dire che lui prima di quell'evento diventò un apostolo. Quando? Non sappiamo quanti anni prima è diventato un apostolo. Il secondo punto che noi abbiamo preso in considerazione è un altro, dove diciamo la mia teoria spinge di più. Chiaramente, ovviamente, è sempre solo una mia teoria che lascia il tempo che trova e non è detto che sia giusto, però si sa mai nella vita. Questa tavola qui Sonia saluta Zod chiamandolo Leone Nero. Allora, qui abbiamo fatto delle ricerche molto ben mirate e ben specifiche. Effettivamente l'appellativo di leone è giusto. Sì, qui lei lo chiama leone. Al che dico, ma per quale motivo? Anche se a vederlo Zod sembra più un minotauro, diciamo. Il muso inganna perché è senza criniera e al posto della criniera ha i corni, quando è in versione apostolo. Come mai Gaisilic qua ha proprio il muso di un leone sulla fronte con tanto di corona? Ora, è vero che il leone è il classico predatore per eccellenza, forse il soprannome di Zod era questo per il suo modo feroce di combattere? Però, come mai Gaisilic, conosciuto come il re teschio, il re sanguinario, il re dispensatore di morte, Miura me lo ha realizzato con questo muso di leone qua, in vista per bene sull'elmo? Ora, bisogna anche ragionare su un punto, che le leggende, come tutte le leggende, è sufficiente cambiare un piccolo dettaglio, un piccolo particolare, e tutta la leggenda acquista una storia diversa. Conoscendo il lavoro che faceva Miura, penso che se lui ha raffigurato Gaisilic in questa maniera, con questo muso di leone, con tanto di corona, sicuramente un motivo c'era. Un uomo come lui, che faceva molta attenzione ai dettagli, me lo raffigura così. La mia teoria è questa. Io credo che con molta probabilità Gaisilic in realtà deve essere diventato Zod, un apostolo superiore rispetto a tutti quanti gli altri, perché attualmente l'unico apostolo che può tener testa a Zod ce n'è soltanto uno, ed è Gurumberg, perché tutti gli altri apostoli, l'abbiamo visto
Ad esempio Zod stesso, quando ha eliminato Wild, quanto tempo ci ha impiegato? In meno di un minuto l'ha preso, l'ha spaccato in due e fine del discorso. C'è un altro piccolo dettaglio che però, attenzione, nel fumetto non c'è, lo potete vedere soltanto nel film L'Avvento. Quando vengono inquadrate le vecchie rovine del Midland, allora nel fumetto si vede una statua e poi i cadaveri marchiati. Nel film invece si vede la testa della statua fra le macerie e, guarda caso, nel film si vede la statua di un leone buttata lì per terra che deve essere crollata da qualche parte. E dico, ma perché questo leone io me lo trovo sempre in qualche maniera e perché qui Sonia lo ha chiamato così? Leone. Io penso questo, ragazzi. Poi se magari qualcuno riesce a condurre delle ricerche più precise e riusciamo a capire qualcosa, scrivetelo pure nei commenti e fateci sapere. Vi saluto, ragazzi, ciao a tutti. Alzo le mani. Oddio, tutto può essere. Se facciamo caso, come ha fatto caso Marco, al fatto che Zod ha quell'aspetto felino e Gaiserik sul suo elmo ha un felino rappresentato su, perché no, potrebbe pure starci. In fin dei conti, come sappiamo che Gaiserik è il cavaliere del teschio? Perché Gaiserik veniva chiamato re teschio per via di quell'elmo a forma di teschio. Fondamentalmente non abbiamo prove che vadano oltre la mera estetica, no? Io sinceramente guardo sempre la caratterizzazione di un personaggio. Per come viene descritto Gaiserik, un re sanguinario, un re dispensatore di morte, mi sembra che sia una figura che cozza un po', no? Con il cavaliere del teschio. In effetti è più una descrizione che si avvicina a Zod, no? Certo, effettivamente la fine di un re folle, che con quel re folle si volesse riferire ad un periodo passato in cui, essendo Gaiserik, che fosse stato un re sanguinario, magari è questo che intendeva con re folle, tutto può essere, sono speculazioni. C'è anche un altro fattore estetico, che è quel medaglione che indossa Zod, che è simile, no? A quell'affare che ha Gaiserik, solo che tipo ha le corna rigirate. Però, al di là di ciò, ora presentiamo un'altra visione, più pragmatica, non è proprio una teoria, è più un ragionamento sul compito che ha Zod. Quindi non è che va proprio ad addentrarsi per capire chi era sto tizio in passato, va più che altro a esplorare la funzione del personaggio di Zod nell'opera di Berserk. Zod, l'immortale, il Nosferatu, colui che viene definito Barda dai soldati Kushan. Cosa sappiamo di lui? Chi è? O meglio, chi era Zod? Sì, perché prima di capire chi è oggi ed avere un quadro più ampio di questa figura sanguinaria, dobbiamo provare ad unire i pezzi del puzzle che Miura ci ha fatto trovare in questi 30 anni di pubblicazioni. Di lui sappiamo che è un essere assai antico, che ama combattere, che è alla ricerca degli avversari più forti, che non si interessa ai banchetti che le cerimonie dei sacrifici offrono, che ha un conto aperto con il Cavaliere del Teschio, ma con il quale allo stesso tempo ha un rapporto di reciproco rispetto, che prova ammirazione per lo stesso Gatsu, ed infine che prima di divenire la guardia del corpo di Griffiths ed un membro della nuova squadra dei Falchi, ha dovuto prima essere sottomesso dal Falco di Luce. Quindi, chi era Zod? Zod fa la sua prima comparsa nell'arco narrativo dell'Età dell'Oro. Mentre la squadra dei Falchi era impegnata nella guerra dei 100 anni contro l'impero di Tudor, una parte della squadra si imbatté in questo sanguinario guerriero. Le voci che circolavano tra i mercenari dicevano che Zod si trovava sui campi di battaglia da 100 anni e che ogni qualvolta si pensava fosse morto, ricompariva in qualche guerra. In quell'occasione ci fu il primo scontro tra Zod e Gatsu. Proprio da questo duello riusciamo ad ottenere altre 2 informazioni su di lui dallo stesso apostolo. La prima, quando Gatsu riesce a parare il primo colpo. La seconda, quando il guerriero nero riesce a ferirlo. Nel primo caso, Zod ci svela che nessuno, negli ultimi 50 anni, era riuscito a parare un suo fendente. Nel secondo, che non veniva ferito da 300 anni ed era sopravvissuto forse per incontrare un combattente come Gatsu. Zod è antico, e non di soli 300 anni.
La sua esistenza risale a tempi molto più remoti. Egli esiste da almeno un migliaio di anni e questo è un dato di fatto, in quanto è lui stesso a recarsi a Sant'Albione per assistere alla festa della rinascita del falco, festa che durante un dialogo tra lui e Skull Knight confermano starsi svolgendo esattamente come nel passato, festa che quindi entrambi hanno visto 1000 anni prima. Quanto è antico quindi Zod? Riguardo questo punto c'è anche un altro dettaglio che noi di Alkill TV abbiamo scoperto controllando e studiando le tavole originali in giapponese. Durante l'eclissi della trasformazione di Griffiths in Fent, Zod attende Skull Knight al di fuori del vortice in cui si sta svolgendo il sacrificio dei falchi. Una volta faccia a faccia con il Cavaliere del Teschio, afferma testualmente: «Sono 1000 anni che tenti di vendicarti di noi». Che la frase originale dica «noi» o «me» fa poca differenza, in quanto «noi» implica comunque il fatto che lui fosse già un apostolo al servizio della mano di Dio 1000 anni prima. Quindi penso si possa dire in tutta tranquillità che Zod è millenario. Anche il vestiario, dall'aspetto rozzo e minimale di cui fa uso, sembra rimandare a tempi simili a quelli di Conan il Barbaro e ben lontani dal Medioevo, seppur fantasy, in cui Berserk è ambientato. Il fatto che lui possa essere così antico riporta poi ovviamente anche alla leggenda di Gaiselik, il quale aveva vissuto circa 1000 anni prima. C'è chi dice che Zod potesse essere effettivamente il re dispensatore di morte, cosa che per me non trova riscontro, in quanto ho già espresso il mio parere e la mia teoria su chi fosse Gaiselik. Analizziamo altri 2 punti. Sta cercando il più forte e per piegarsi a Griffiths ha dovuto essere sottomesso. Zod, fin dalle prime battute, fa capire di essere interessato solo agli scontri ed identifica in Gatsu un guerriero di tutto rispetto e che soprattutto ammira, cosa che viene esplicitamente detta da Sonia durante un dialogo con lo stesso apostolo taurino. Inoltre, nel sogno profetico in cui gli appare il falco ed in cui quest'ultimo gli taglia di netto un corno, sembra quasi che Zod volesse una dimostrazione del potere di Griffiths prima di piegarsi ad esso e al suo volere. Egli sembra quasi avere una sorta di codice d'onore per il quale il suo rispetto ed i suoi servizi possono essere offerti solo ai più forti, indipendentemente da quale lato della battaglia essi siano, come nel caso di Skull Knight che rispetta pur combattendolo da 1000 anni. Tra parentesi, stesso codice sembra valere anche per Gurnvald. Inoltre, non lo si vede mai attaccare, mangiare o approfittarsi di persone estranee alle battaglie, cosa che invece è norma e regola per un apostolo. Basti ripensare al conte, al barone serpente del castello di Coca o al più recente Wild. A cosa ci porta tutto ciò? Diciamo che non ci dà nessuna certezza su chi sia o fosse Zod, ma visto che questa è la sezione di Berserk Theory di Alkill TV, provo a darvi la mia opinione. Come dissi già tempo fa, Zod, oltre ad essere un apostolo come gli altri, a cui è concesso agire secondo il suo desiderio, potrebbe anche avere un compito preciso nel mondo di Berserk e in tutti gli eventuali cicli fin quando riuscirà a sopravvivere. Egli potrebbe essere infatti la guardia del corpo del membro della mano di Dio che rinasce ogni 1000 anni. 1000 anni prima poteva essere la guardia del corpo del predecessore di Griffiths, e voi sapete a chi mi riferisco. Convinto o sottomesso dalla sua forza, lo seguì nel suo viaggio, senza poi riuscire a proteggerlo e salvargli la vita al momento dovuto. Una volta ripartito un nuovo ciclo, ha dovuto attendere la rinascita del nuovo membro per poter tornare a ricoprire nuovamente la sua posizione di guardia del corpo, intrattenendosi nel frattempo di battaglia in battaglia, alla ricerca di guerrieri sempre più forti fino ad arrivare ai giorni nostri. Ecco chi secondo me poteva essere Zod. Ovviamente sarebbe troppo pretenzioso voler provare a teorizzare chi era prima di divenire un apostolo e chi possa aver sacrificato per diventare il personaggio che tutti conosciamo. Non è mai stato fatto neanche un minimo accenno a questo, motivo per il quale non posso spingermi oltre nella teoria. Ma continuate a seguire il nostro canale, continueremo a lavorare per portarvi nuove teorie e contenuti dettagliati. Un saluto a tutti ragazzi. Beh, amici miei, che dirvi? Anche oggi abbiamo finito con questo video. Io vi ho presentato 2 punti di vista particolari che sono solo teorie, non diverse da chi sostiene per esempio che Zod
sia il padre di Guts è un suo pensiero e una teoria come tante, no? Va bene. Prima o poi, visto che l'opera sta continuando e sta giungendo verso una fine, si spera che tutti questi buchi verranno spiegati. Nel frattempo, non posso che ringraziarvi per aver visto questo video fino alla fine. Ci vediamo domenica prossima e ragazzi miei, buona vita a tutti.